Le vasche, una dietro l'altra, indicano che la Roma imperiale aveva bisogno di pulire, lavare i panni sporchi e di farlo in un modo che ora definiremmo da lavanderia industriale. Quella trovata negli scavi archeologici di emergenza in Piazza Pia, all'ombra di Castel Sant'Angelo, è infatti una grande fullonica, ossia, come sa per esempio chi ha visitato Pompei, l'officina dei fullones. In una città di provincia come quella vesuviana le dimensioni erano ovviamente più contenute. Qui invece siamo al cospetto di un'attività imprenditoriale di alto livello nella Roma antica. I fullones si occupavano di lavare le vesti, smacchiarle, ma anche di prepararle. Le toghe romane erano indumenti importanti, non semplici da gestire, con un'enorme quantità di stoffa. Insomma, i fullones, con i loro collegi, definiremmo queste corporazioni, erano figure necessarie e anche importanti in tutto il territorio dell'impero, e le testimonianze archeologiche sono numerose. Qui la fullonica appare con le sue caratteristiche, le vasche e i contenitori, vasi interrati, dove si lavava e risciacquava. Grande era l'utilizzo di sostanze con ammoniaca, l'urina soprattutto, che era un bene non sprecato nella Roma antica. In realtà anche questo è un sito pluristratificato, come sempre nell'archeologia urbana, a Roma poi non ne parliamo. Fino alla prima età imperiale era un edificio ad uso abitativo, come provano anche i mosaici, tessere di Palombino, con cornice e tessere nere. La trasformazione senza fine dell'urbe. Nel cantiere della nuova Piazza Pia c'erano tutti: ministro della cultura San Giuliano, sindaco di Roma Gualtieri, monsignor Rino Fisichella, la sovrintendente Daniela Porro, l'amministratore delegato dell'ANAS Aldo Isi. Si tratta di un esempio non da poco di archeologia di emergenza, con impegno archeologico, infrastrutturale. Stanno costruendo un sottopasso per il Giubileo, che ovviamente ha intercettato reperti importanti, cosa che data la zona non può essere certo una sorpresa, e infatti nessuno ha nulla da dire su questo. Il ministro ricorda che è fondamentale salvaguardare la nostra storia e trovare con ragionevolezza e buonsenso un punto di equilibrio tra esigenze di tutela e le esigenze di modernizzazione del tessuto urbano. Dichiarazione appunto di buonsenso, naturalmente, che significherà in poche parole spostare i reperti, salvaguardarli il meglio possibile, forse a Castel Sant'Angelo, e farlo in tempi utili. Nessuno vuole buttare fuori Roma dal XXI secolo, ma nessuno vuole più annullarne e non valorizzarne il passato. Una bella spesa, un bel grattacapo per soprintendenza e anche ANAS naturalmente. Ma il progetto di riqualificazione e pedonalizzazione di Piazza Pia è finanziato da quasi 80 milioni di euro del Giubileo. La creazione di questa nuova grande piazza pedonale unirà Castel Sant'Angelo con Via della Conciliazione, quindi poi la Basilica di San Pietro, garantendo contemporaneamente ai pedoni di non rischiare la pelle e agli automobilisti di tirare meno accidenti ai gruppi di turisti. Le nuove indagini archeologiche, scrive il Ministero, hanno portato in particolare al racconto di paesaggi urbani e brani di storia della capitale finora sconosciuti. L'area era occupata in antico da alcune importanti residenze imperiali suburbane, gli orti Agrippine, gli orti Domizie, che lambivano la riva destra del Tevere, affacciandosi sul fiume in modo scenografico con portici, passeggiate e giardini.